Quindi ho creato una parete. Ora vado qui e vado a cercare un logo. Vado nelle immagini e mi scarico un logo qualsiasi, quindi ad esempio questo qua. Faccio salva immagine con nome, la salvo sul desktop. Allora, questo qua non è un formato corretto di immagine, quindi lo vado a catturare con lo strumento di cattura del Windows, in modo tale che ho la possibilità di salvarlo in PNG e lo vado a chiamare logo. Torno di nuovo in SketchUp e attivo questo decal e vado a disegnare una forma così sul mio oggetto. Ora vado a lanciare quello che è il render interattivo e inizialmente, diciamo, io non ho nessun risultato. Entro nelle proprietà dell'oggetto decal e qui in material, vado a scegliere il materiale, però prima io devo creare un materiale che deve contenere all'interno quel logo, quindi vado su create material generic, lo rinomino magari in logo, vado nel diffuse di questo materiale, vado su bitmap e vado a caricare quella immagine. Torno sopra, torno di nuovo negli oggetti, vado di nuovo su decal e gli vado a dare questo materiale logo. Immediatamente tu vedi che l'immagine viene proiettata sopra all'oggetto e sull'oggetto io avrei anche potuto applicare un materiale. Il logo si sarebbe comunque visto. Qui si vede la parte bianca intorno. Se io lo avessi, diciamo, potrei qui caricare una maschera che sarebbe un'immagine bianca e nera dove la parte nera è quella là bianca del logo e la parte scura sarebbe l'uccellino e lui mi nascondeva questa parte esterna. Oppure potevo creare un file PNG già con questa parte scontornata e lui mi avrebbe fatto vedere solo questo. Da questo pannello io potrei diciamo ridimensionare questo logo sopra l'oggetto, quindi fondamentalmente questo decal serve ad applicare delle decalcomanie al di sopra degli oggetti, quindi non è proprio una cosa diciamo che uno usa tutti i giorni, però nel caso in cui c'è bisogno di fare questa cosa, il programma ti permette comunque di farlo.